benvenuti a un nuovo video del PIT. Allora, parto col dire che Debbie mi aveva parlato subito della call to action che vi aveva fatto nel video precedente. Siamo andati a leggere i commenti e abbiamo visto, ma io ero il primo ad alzare la mano, che eravate interessati proprio all'argomento di cui stiamo per parlarvi. Quindi io direi... Sì, infatti sono rimasta Vai. contentissima di questa cosa, del riscontro che mi avete dato, perché come ho già detto nel video scorso, era un argomento a cui mi stavo interessando da qualche tempo e avrei tanto voluto condividerlo con voi perché è una cosa che mi affascina, mi ha affascinato e quindi mi fa piacere parlarne, mi fa piacere sentire il vostro parere in merito, anche perché comunque è un argomento che ha abbastanza brivido, cioè comunque non è proprio molto leggero e No. comunque ha del mistero. Brava, stavo per dire, e più che altro fa anche discutere, perché rimangono dei buchi, no? Dove ognuno di noi può dire la sua e quindi è interessante, molto interessante. Sì, insomma, noi stiamo parlando del mondo che si nasconde dietro i disegni realizzati dai bambini. Perché partiamo dall'inizio, perché mi sono interessata a questo argomento? Mi sono interessata a questo argomento perché un po' di tempo fa mi è capitato sotto il naso un articolo di uno psicologo che raccontava una storia, un episodio che gli era accaduto di un bambino di nome Jordan. Io ora ve la voglio raccontare per farvi capire il perché è iniziata a nascere in me la curiosità verso questo argomento. La storia parla di questo bambino di nome Jordan che ha realizzato un disegno molto particolare quando aveva 6 anni nel 2012. Questo disegno ha suscitato subito l'attenzione della sorella di 14 anni, più grande di lui, di nome Emily. La sorella infatti all'interno del disegno del fratellino ha subito riconosciuto i componenti della famiglia, tra cui anche un cane e un gatto, ad eccezione però di un individuo seduto sul pavimento. Ha quindi voluto subito chiedere al fratellino chi fosse quell'uomo seduto dietro di loro, ma il fratellino le ha risposto che non poteva dirglielo. A questo punto Emily è andata dai suoi genitori, gli ha fatto vedere il disegno e anche loro hanno voluto chiedere a Jordan chi fosse quell'uomo seduto, ma anche a loro il bambino ha risposto la stessa cosa: non posso dirvelo. Diciamo che i genitori hanno pensato che non fosse una cosa grave perché subito hanno preso questo disegno come un semplice disegno di un bambino, non gli hanno dato peso, anzi hanno addirittura detto che poteva trattarsi dell'amico immaginario del bambino, cosa che spesso accade tra i bambini, soprattutto di quell'età. Anche nei film dell'orrore. Eh sì, esatto. Quindi hanno lasciato passare l'accaduto. Una sera che i genitori non erano in casa, però premetto che quando loro non erano in casa era Emily che si occupava del fratellino. E una sera, durante la loro assenza, Emily dal salotto sente Jordan parlare, sente la voce del fratellino provenire dalla sua cameretta. Subito ha pensato che stesse giocando, quindi ha detto: vado a controllare, anche se sicuramente sta giocando e sta parlando fra sé e sé. Effettivamente, quando ha aperto la porta, lo ha visto giocare con le proprie macchinine e quindi non ha avuto dubbi. Mio fratellino sta giocando da solo e sta parlando con se stesso, come spesso si fa quando si è piccini. Il problema è che quando stava per ritornare in salotto, ha notato un qualcosa che l'ha lasciata un po' senza parole, perché sul pavimento ha visto delle carte di caramelle alla mela verde. Erano un tipo di caramella che né il padre né la madre avevano mai comprato, quindi loro non avevano mai avuto in casa e non aveva mai visto. In più non poteva neanche averle prese Jordan da un suo compagno a scuola perché erano durante le vacanze estive. Quindi si è rivolta al fratellino e gli ha chiesto da dove provenissero quelle carte di caramelle, ma il fratellino non le ha dato risposta. Così Emily ha aspettato che i genitori rientrassero
dalla loro serata e quando sono arrivati a casa gli ha raccontato l'accaduto. I genitori questa volta hanno preteso la verità da Jordan, ma anche a loro Jordan non gli ha dato risposta. Così hanno deciso di metterlo in castigo. Dopodiché hanno iniziato a controllare tutta la camera del bambino, senza però trovare nulla di strano, nulla di particolare. Emily però era molto testarda, così ha deciso quella notte di passare del tempo fuori dalla porta della cameretta del fratellino per vedere se succedeva qualcosa di strano. Subito non è accaduto niente, ma durante la notte ha iniziato a sentire dei rumori e soprattutto ha iniziato a sentire che Jordan stava parlando. Quindi ha aperto la porta e ha visto suo fratellino affacciato alla finestra con un uomo che si stava arrampicando. Ora, questa storia mi ha messo molto i brividi, personalmente. Ho letto anche i commenti che sono ovviamente scatenati sotto questo post di questa persona, sotto questa storia che ha raccontato, e ovviamente ci sono due fazioni opposte. Ci sono delle persone che sostengono che questo uomo che si arrampicava dalla finestra non era nient'altro che il frutto dell'immaginazione di due fratelli, quindi di Emily e di Jordan. Molte altre persone invece affermano che non era affatto così, anzi, che si trattava effettivamente di un uomo in carne ed ossa che probabilmente stava importunando Jordan e quasi in modo ossessivo, parliamo proprio quasi di maniaco, ok? E quindi Jordan, non riuscendo a dire a qualcuno questa cosa, lo ha disegnato. Anche perché le carte di caramelle le hanno viste i genitori, quindi non sono quelle anche frutto dell'immaginazione. Io sono propensa a pensare che probabilmente questo ragazzino stava subendo qualche, non voglio dire abuso, non voglio pensarlo in questo momento, ma potrebbe anche essere, raga, cioè non si può escludere questa cosa, qualche abuso da parte di una persona adulta. E sinceramente questa storia mi ha veramente toccata. Per questo motivo che ho iniziato a incuriosirmi e ho voluto approfondire l'argomento dei disegni che fanno i bambini. E non avete idea di che mondo ho scoperto. Ho veramente scoperto che a volte si tratta di casi come quello che vi ho appena raccontato, dove effettivamente c'è una persona che provoca uno scombussolamento all'interno della mente dei bambini che si trovano in una condizione di imbarazzo e non osano dire ai propri genitori quello che sta accadendo, così lo comunicano all'interno dei disegni che realizzano. Ma ci sono delle volte che invece questi disegni appartengono invece proprio a capacità psichiche paranormali di determinati bambini. Quindi potete capire che mi ha incuriosito veramente tanto questo argomento, questa cosa che ho letto. Tipo sulla storia di Jordan, io nel frattempo mi sono intrippato anch'io di questa cosa, poi discutendone insieme, ci sono un sacco di bambini che hanno disegnato e attraverso questi disegni gli psicologi, psichiatri che li seguivano sono riusciti a capire perfettamente cosa stava succedendo, perché non c'era verso in nessun'altra maniera per, come dire, tirare fuori il trauma che stavano vivendo. Un disegno, ad esempio, che mi è rimasto impresso, e ce l'ho avuto in testa per 3 notti di fila. Adesso ve lo faccio. Ma sì, perché, raga, adesso ve lo mostro, ve lo faccio vedere. Ed è davvero angosciante pensare che una bambina ha disegnato questo quadro familiare dove è rappresentata la mamma sotto forma di una mucca e il fratello maggiore è questa figura che vedete alta, nera, che sorride. Lei, così di primo occhietto, magari non capireste che è quella terza figura che c'è nel disegno, perché è una palla. Si è disegnata come un pallone. Lei ha disegnato la sua famiglia. Ok. Sopra scritto anche, e lei si è disegnata come una specie di palla, senza braccia e senza mani. Ok. Che vola. Ok,
Ok, segno di impotenza. Bravissima, ho capito proprio che è segno di impotenza, non ha la bocca, quindi non può parlare, e questi sono tutti segni distintivi del fatto che lei stava subendo un abuso sia dalla mamma che dal fratello. E questa cosa, credetemi, era come dire, li voglio chiamare gli inquirenti, era quasi impercettibile. Cioè non sarebbero mai arrivati a capire questa cosa, perché si parlava di una bambina con dei disturbi, ma non riuscivano a capire cosa. Mentre attraverso il disegno sono riusciti a individuare perfettamente dove stava il problema. E sempre qua uno psichiatra raccontava che i bambini riescono a creare queste figure e queste associazioni mentali per cui nel disegno riescono a liberarsi, a sfogarsi, e anche per lo stesso psichiatra è molto facile arrivare a una soluzione definitiva, perché non sbagliano. In questo caso lei senza braccia, senza gambe, è una cosa che poi si ritrova in disegni di tantissimi bambini. Sì, è vero, l'ho letto anch'io. Che vengono abusati, e spesso mettono i sorrisi su chi gli crea della violenza, unghie lunghe, ma inteso come artigli, cioè che ti prende, Ok, e genitali abnormi, certo, che vabbè. e loro si mettono sempre in posizioni invece di sofferenza. Sì, E in questo caso mi ha lasciato proprio senza parole il fatto che aveva disegnato il fratello e la mamma. E il fratello sembra Babadook, mentre la mamma una mucca. sì. Ed è incredibile perché è un'associazione mentale che non ha senso per un bambino, disegnare tua mamma come una mucca. O magari non ha senso per chi lo vede quel disegno, Sì, ma infatti. per il bambino ha senso. Però era quello che dicevi tu. Infatti questo psicologo poi si riferiva alle famiglie e diceva: va bene mettere della leggerezza perché i bambini hanno una fantasia cavalcante enorme e disegnano tantissimo, ma ogni tanto buttate un occhio, perché sul disegno esce sempre una verità che nelle prime fasi è molto difficile che esca verbalmente. Sì, a proposito di questa cosa, tra l'altro ho anche letto che ovviamente tutto non è che va preso sempre in modo catastrofico, No. ma bisogna sempre, uno psicologo proprio diceva questo, bisogna comunque sempre sommare diversi elementi Esatto. all'interno di un disegno, cioè Sì. non è che basta un elemento di quelli che per No. esempio ha elencato Paolo poco fa per dire ok, c'è di sicuro una violenza in atto, No, ma assolutamente no. infatti io l'ho detto, la bambina comunque aveva dei problemi, cioè era in cura perché aveva dei problemi, quindi c'era Certo. tutta un'altra serie di fattori da sommare. Certo, però esatto, bisogna comunque sommare diversi fattori. Comunque questa cosa dei disegni è molto, molto, molto interessante. Ma perché io vi ho voluto parlare di questo? Perché all'interno di questo settore di bambini che all'interno dei disegni realizzano stati d'animo e situazioni in cui si trovano, ok, sfogandosi, c'è anche una parte di bambini che all'interno dei disegni crea, manifesta, materializza quello che vede, ma che in realtà è invisibile agli occhi di tutti. Si tratta di bambini con particolari capacità paranormali. Alcuni studiosi affermano che soprattutto in tenera età si ha una maggiore propensione a mettersi in contatto con realtà parallele, con altri mondi, insomma, da bambini si è più, diciamo, predisposti a queste cose e molti bambini materializzano queste realtà diverse dalla nostra, queste dimensioni parallele alla nostra all'interno dei disegni. Quindi queste cose mi hanno affascinato, mi hanno portata ad andare avanti nella mia ricerca. Molti studiosi infatti affermano, la maggior parte di questi studiosi direi afferma, che questi disegni in realtà non sono nient'altro che la materializzazione di una emozione, di una sensazione provocata da un evento scatenante, come per esempio per quanto riguarda l'amico immaginario.
tantissimi psicologi, soprattutto gli psicologi, gli studiosi accademici, affermano che l'amico immaginario non è nient'altro che il risultato di un bambino molto sensibile, molto emotivo, che però soffre di solitudine, quindi si immagina un compagno di gioco e spesso lo disegna, se lo immagina come lo vorrebbe, come gli piacerebbe che fosse, e quindi diventa quasi reale per lui, tant'è che viene disegnato. Solo pochissimi studiosi però, ma ci sono arrivati alla conclusione che invece molti bambini disegnano fenomeni paranormali, eventi che loro vedono ma che sono invisibili agli altri. Ma se tu vedessi nostro figlio tipo lì che parla con uno sulle scale che noi non vediamo, No, io muoio. nel dubbio lo accendi il M1, No, il io REM? prendo, ma a parte che prenderei un infarto perché dopo tutto diciamo, il passato che ho ormai archiviato, prendo un infarto. Sicuro. Io gli direi Cioè, tutto tuo padre. ma no, No. ma anche no. Però farei però 2 domande. Vabbè, certo, tu puoi fare anche le domande, però ecco, insomma, ragazzi, questo è l'argomento che mi ha affascinato tantissimo e fidatevi, su internet è pieno anche di Sì, esempi sì. di psicologi, sia da un lato che dall'altro lato, cioè sia quelli che affermano che assolutamente non esiste nessun mondo paranormale, che queste cose non hanno nulla a che vedere col mondo paranormale, e ci sono invece anche quelli che dicono perché no? Cioè, se questo disegno è stato realizzato da un bambino che non ha nessun tipo di problema, come ho detto prima, no? Non ci sono altri elementi che sommati portano a dire ok, è il momento di preoccuparsi. Se non ci sono elementi, il bambino è felice, è tranquillo, è socievole, conduce una vita normale. Allora lì c'è da farsi forse delle domande. Ecco, questi studiosi hanno detto questa cosa qua. Io penso che, se posso dire il mio parere, No, devi. io credo che ovviamente la mente pura di un bambino, È tanta roba. sì, ovviamente io non mi ricordo più che cosa pensavo quando avevo 6 anni, 5 anni, quindi mi piacerebbe magari, solo che non li ho più, vedere dei miei disegni, forse mio papà li ha, forse potrei andare a vedere se ha qualche mio disegno, magari potrei darlo a uno psicologo e vedere, boh, se mi fa una lettura del disegno, se mi Bello, trova qualcosa di... bello. Però ecco, io non ho ricordi al momento di quell'età. Quindi io penso che purtroppo nella maggior parte dei casi, non dico purtroppo, perché in questo caso vorrei che fossero tutti fenomeni paranormali, perché pensare che un bambino possa disegnare su un pezzo di carta una violenza subita, cioè sta dichiarando una violenza subita, un abuso, è veramente triste. Però purtroppo Sì. è la maggioranza dei casi, è proprio questa, cioè la maggioranza delle volte questi disegni sono la prova di qualche cosa che non va, Sì, legato, sì, legato sempre a un evento spiacevole per il bambino. Come ho detto prima, però, non è che ci si deve allarmare al primo disegno strano, bisogna Ma no. sommare diversi elementi. No, Però ecco, questo mi ha incuriosito tantissimo, perché comunque degli studiosi, non Deborah, non Paolo, ma degli studiosi, hanno comunque detto che dei casi inspiegabili, paranormali, ci sono stati. si sa, tanti lo dicono che i bambini hanno una sensibilità enorme, poi ovviamente man mano che crescono questa diminuisce, si chiude sempre di più. Sì. In Oriente dicono che il famoso terzo occhio, Sì. i bambini ce l'abbiano aperto. Ce l'abbiano aperto, Sì. poi si chiude durante il percorso. Quindi quello, cavolo, ci sono io ho dei miei amici che mi hanno detto che hanno dei figli, sì, che mi hanno raccontato che i loro bambini, ma proprio piccoli piccoli, guardavano tipo gatto nel vuoto, magari sorridevano e rimani un po' così, sì. perché dici cosa sta guardando? Poi magari è tutta una roba che sta pensando, però è interessante. Pensa se poi lo mettono giù su carta. Appunto. Quindi, capito, se vedessero mamma, papà, cane, gatto e un terzo tipo, un po' mi lascia, cioè mi ricorda un po' nascosto nel buio.
Beh, sì. Cioè, chi è Charlie? Vecchio, come hai fatto il tuo amico Charlie? Sai, sei nero con le unghie lunghe, un po' mi mette ansia. Beh, comunque raga, ecco, questo era l'argomento che mi sta intrippando in questo periodo. Sì, Io vi voglio ringraziare perché mi avete dato la possibilità di condividerlo con voi sì, e mi farebbe piacere sapere qual è la vostra opinione in merito. E mi piacerebbe poter a volte parlare con voi di questi nostri interessi che abbiamo, oltre a quelli l'action. nel campo, Esatto, esatto, sul sul campo. campo. Quindi fateci sapere che cosa ne pensate voi, fateci Ecco. sapere se avete avuto delle, come dire, avete letto delle altre storie o avete altri esempi da, O da avete condividere vissuto in con prima noi. persona. Esatto, da condividere con noi perché io sono molto interessata a questo argomento in questo momento, quindi mi piacerebbe sapere invece cosa ne pensate voi. Io nel frattempo penso che andrò a cercare i miei disegni perché questa idea mi è venuta adesso mentre ero Questa qua. è interessantissima, ti aiuterò a cercarli perché voglio farli analizzare da uno psichiatra, perché secondo me esce parecchia roba. Quindi se anche voi volete sapere, se li trovo, però Sì. raga, perché se no stiamo qui a parlare e poi No, nulla ok. è fatto. Però ecco, io vado a cercarli, devo chiedere a papà perché so che lui ne ha tenuti tanti di miei disegni. Se li trovo e vi interessa, provo a vedere se c'è uno psicologo che può insomma dirmi qualcosa. Ecco, esatto. Sarebbe interessante, Molto ecco. interessante. Lasciate un like a questo video e così diteci la vostra e soprattutto lasciateci un feedback su quello che abbiamo appena fatto. Esatto. Nel senso, se volete che facciamo altri video del genere, scrivetecelo nei commenti. Esatto, io nel frattempo per ora vi ringrazio perché mi avete comunque dato questa opportunità di condividere questa cosa insieme a voi, quindi grazie mille.